Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio dare un po' un suggerimento su come dovete imparare a lavorare un po' con il vostro cavallo. Vedremo questa cosa con due cavalli diversi, però per il momento ve lo voglio spiegare un pochino su di lei e poi andiamo a prendere un cavallo un pochino meno maturo, ok? Cos'è che dovete fare la prima cosa? La prima volta che prendete un cavallo in mano dovete andare a testarlo. A testarlo vuol dire che dovete andare a vedere un po' i 7 giochi com'è che sono dentro quel cavallo lì. Magari se è un cavallo che sapete già che non sa fare assolutamente nulla perché è un puledro, magari andate a testare i primi 3 giochi. E i primi 3 giochi, ricordatevi, sono quelli fondamentali, perché poi con quei primi 3 si costruiscono gli altri 4. I primi 3 giochi vi ricordo che sono gioco d'amici, gioco di porcospino e gioco di guida. Gioco d'amici è quello che sicuramente avrete già visto un miliardo di volte, però ve lo riassumo brevemente. Si tratta di rendere il cavallo più coraggioso, non di fargli passare la paura dello stick. Ovviamente prima di tutto bisogna far passare la paura del cavallo dell'attrezzatura che andremo a usare, se no non possiamo usarla. Quindi prendo uno stick e provo immediatamente se lei ha paura o no, perché dovrò utilizzare lo stick, quindi la prima cosa che devo assicurarmi è che non abbia paura di quello. E lo stesso vale della corda, quindi queste sono le prime cose che devo fare. Devo assicurarmi che non abbia problemi di nessun genere con le corde, sia stando a destra che a sinistra. Quindi, e gli do una valutazione, ok? In una scala da 1 a 10, questo secondo me è una buona risposta da 4, 5, ok? Anche 6. Per me 10 è un livello 4 e 0 è un livello 0. Poi possono essere anche negativi, potrebbe esserci anche un cavallo che è meno 1, per cui prima devo portarlo a 0 e poi dopo dargli partire. Questa è una risposta più o meno 5-6. Poi lo stesso vale anche per la corda, che devo riuscire per esempio a fare questo senza che lei si impaurisca e senza che mi calci, e sei già buono. Di qua e di là. Poi prendo lo stick, ecco lo stick. E quindi faccio un po' con lo stick, un po' di movimento, qui e di là, la cavalla sta ferma, non ho problemi, faccio lo yo-yo. Vedete, momentaneamente lo sto facendo nella parte anteriore, quindi zona 1, 2, 3. Riesco a stare con l'ombelico verso la cavalla, riesco a fare con lo stick gioco d'amici fra me e la cavalla, riesco ad andare di là, e lo stesso, vado di qua, di qua, riesco ad andare dietro. Ok, quindi qui siamo intorno, anche qui, tra un livello 5, tra un punteggio di 5 e 6, ok? Poi cos'è che farò? Un pochino di porcospino. Sto all'altezza della spalla, metto lo stick, non mi ce lo fa neanche appoggiare lei, no, non andare via, metto lo stick qua e sposto, perfetto, molto bene, quindi risponde molto bene allo stick sulla testa, perché lei in realtà non ha bisogno dello stick sulla testa. Lo stesso vale di qua, ottimo. Proviamo con la mano, ottimo. Proviamo con la mano dietro. Non è verso di me, bimba, non è verso di me, bimba, non è verso di me. Prova di nuovo, non è indietro, e trova la soluzione. Ecco la soluzione di là. Di nuovo,
ecco, la soluzione è quella. Ottimo, molto bene. Di nuovo. No, non è così. Non è così. Ecco, è quella. Bravissimo. Vedete che ha fatto quel piccolo calcetto? Ottimo. È normale, i cavalli imparano, diciamo, in maniera empirica, provano. Io ho messo un po' di pressione, ho fatto le unghie, per cui lei aveva un po' di fastidio e eccolo là. Adesso provo in maniera un pochino più delicata, l'ha ottenuto di più in maniera più delicata. Adesso viene verso di me, voglio che ci pensi un po', eccolo là. Io sono particolare, voglio che lei entri sotto. Come ce l'ho oggi il porcospino? Bene, in zona inguine, che vi ricordo che sarebbe la zona al limite tra la zona 3 e la zona 4, però sono ancora in zona 3, ok? È un 3, una scala da 1 a 10, un 3, ok? Quindi siamo nel livello 2, più o meno, all'inizio del livello 2. Quindi risponde, non risponde sempre bene, quando risponde però a volte risponde anche molto bene. Là. Tende ad andare un po' in avanti, quindi è per questo che gli do un punteggio basso. Ecco, ad esempio questo invece è una risposta da livello 3, quindi un punteggio di 6, anche 6-7. Da quest'altra parte provo con la mano, sposto la testa, benissimo, con la mano dietro, eccolo là, perfetto, di nuovo, dietro, eccolo là, perfetto. Da questa parte risponde meglio, risponde, qui come livello siamo intorno a 5-6. Poi provo a spostare la spalla, quindi mano sulla spalla e si sposta molto bene. Questo è un livello 6-7, livello 6-7, punteggio 6-7, okay? Lo stesso dalla parte di qua, ok, anche di qua uguale, punteggio 6-7, anche di più, qui c'è una bella risposta, ottimo, molto bene, si ferma quando io lascio, va via in fase 1-2, ok. Poi cosa provo? Provo a mandare indietro il cavallo usando 2 dita intorno al naso. Qui siamo in fase 3, fase 4, è andato indietro. Di nuovo, fase 2, 3, va su. Ok, qui siamo 4 come punteggio. Provo di nuovo. Uguale, siamo sempre su 4. Faccio un rinforzo e vedo di sbloccare la situazione. Fase 1, 2, 3, 4. Questo era un rinforzo e provo di nuovo. Eccomi. Fase 1 è andata indietro. E là, fase 1 è andata indietro, quindi sono già salito come punteggio a un 5. Petto, uguale, solito discorso. Fase 1, benissimo, dritta, ti voglio, fase 1, 2, fase 1, 2, bene, qui siamo intorno a un 4, 5, ok? Bravo, molto bene. Poi devo fare il gioco di guida, quindi prima di tutto testo il disimpegno con lo stick, guardo dietro, quindi me la metto davanti, guardo, ottimo, qui stiamo intorno a un 7 come punteggio, guardo da quest'altra parte, ottimo, anche qua più o meno siamo lo stesso, un pochino meno perché era meno preciso il movimento, un 6, 6,5. Poi voglio vedere se riesce ad andare indietro con un pochino di pressione ritmica con lo stick e basta, ottimo. Però si è storta, adesso riprovo, dritto davanti a me, è dritto davanti a me, ok, buono, anche questo qui era intorno a un 5-6. Poi cosa mi rimane? Mi rimane spostare le spalle con lo stick, quindi stick nella mano destra, non nella mano sinistra come vedo fa ogni tanto a qualcuno di voi, Se io sto a sinistra, stick nella mano sinistra. E poi cosa faccio?
un po' di pressione da lontano fino a che non sposta le spalle, ritmo, ancora, eccola là, bravissimo, ottimo, vedete che si è fermata, questo è un 6-7. Di nuovo da quest'altra parte, ottimo, anche da quest'altra parte un 6-7. Ovviamente il gioco di guida è più facile per loro, bravissimo. Bene, adesso ce l'abbiamo un po', un punteggio di massima di questo cavallino qua. Adesso andiamo a prendere un cavallo che è 0, ok? Che è 0 nel senso che non abbiamo ancora iniziato a lavorarci, ha giusto fatto un paio di sessioni con la sua proprietaria e andiamo a testare come è, in modo da capire dove lavorare. È importantissimo fare questo, scrivetevelo sul vostro diario, dite oggi il mio cavallo era su Porcospino in zona 3 rispondeva così, in zona 1 rispondeva così, e a questa maniera vi tenete un diario e le volte successive sapete quali sono i punti di forza e i punti invece che devono essere migliorati nel vostro cavallo. Torniamo fra un attimo, andiamo a prendere un altro cavallo. Ok, cavallo cambiato, lei è Havanna, che è una cavalla che sarà qui con noi per un certo periodo per lavorare un pochino su di lei e sulla sua proprietaria. Adesso andremo a fare le stesse cose che abbiamo fatto su America per dargli un punteggio, ok? E vi ricordo che il punteggio non è qualcosa che è fatto per minimizzare oppure per valorizzare il cavallo, ma è solo qualcosa che serve a noi per capire su cosa dobbiamo andare a lavorare quel giorno lì. Vi ripeto, quel giorno lì, perché il giorno dopo, in un minuto, dobbiamo rifare i test e capire quella volta su cosa dobbiamo andare a lavorare. Io questo ovviamente lo dico per coloro che sono già un pochino più avanti nel programma, che magari già conoscano e fanno i 7 giochi con i propri cavalli. E a volte capita che vedo delle persone che hanno già delle competenze ma non le sfruttano appieno, perché gli manca la fantasia per andare a trovare altre cose su cui sviluppare, altri esercizi su cui sviluppare il proprio cavallo, ma anche perché non riescano a aggiungere qualità a quello che già sanno fare. Per questo è importante che imparate a fare un check del vostro cavallo, una foto di come è ora, in questo momento, capire quali sono i punti da migliorare, migliorarli dell'1%, dai, dell'1% ci si fa, e poi rimettere via il cavallo. Il giorno dopo check di nuovo e si lavora su quelli che sono di nuovo più bassi come punteggio. Piano piano vedrete che il vostro cavallo aumenterà sempre di più la sua qualità nelle vostre risposte e da lì potrete poi aggiungere tutti gli esercizi che volete per svilupparla ancora meglio. Però ricordatevi, questa parte qua è importantissima. Adesso ve la faccio vedere passo passo, step by step, con tutta la non velocità necessaria in un video. Ma io questo lo faccio tutte le volte, i miei colleghi istruttori parelli lo fanno tutte le volte che prendono un cavallo. Ogni volta che tocchiamo un cavallo facciamo una valutazione, un check e andiamo a vedere su che è che va sistemato. Quello che vi chiedo, vi suggerisco, è di non andare a mettere a posto subito ogni volta che trovate un problema, ma fate un check, fate più o meno quanti sono, una quindicina di movimenti, di esercizi, no? Sposto la spalla, sposto la testa, sposto il petto, sposto l'anca, porcospino, guida, destra, sinistra, gioco d'amici. Ecco, queste cose qui, fatele in sequenza, guardate quello che viene peggio, ma non lo sistemate subito, sistematelo alla fine. E una volta che avete la valutazione finale, di questi 15 esercizi che avete fatto, ne tirate fuori 2 che sono venuti peggio, lavorate esclusivamente con quei 2 lì, ok? Fate la sessione di riscaldamento, lavorate su quei 2, li mettete a posto e poi fate la sessione di relax, raffreddamento. Ok, iniziamo subito con cambiare la corda. Questa è una corda da 3,5 metri, io lei non la conosco, preferisco utilizzare fin da subito una corda da 7 metri. No, non sei libera, non sei libera. No, non è che ti ho messo la corda lunga. Allora, vedete, appena ho messo la corda lunga, lei ha cominciato a girarmi intorno.
già questo vi fa un po' capire qual è il suo pensiero, Allora a questo punto faccio anche un'altra cosa, mi metto un paio di guanti, perché come dice il vecchio adagio, prevenire è meglio che curare. E siccome io con le mani ci lavoro, preferisco proteggermele. Ok, allora prima di tutto vorrei iniziare a fare il gioco d'amici con lo stick, ma vedete che lei è già di un'altra opinione. Lei dice: c'ha la corda, ha preso lo stick, a me mi assomiglia tanto al lavoro alla longia e io inizio intanto a girare. E io gli dico: no, bella da morire, ok? No, io voglio semplicemente divertirmi a non fare niente. Oggi io ammazzo le formiche qui in terra, non faccio nulla, faccio semplicemente un pochino di vento, così. Lei adesso prova da quest'altra parte, dice: ma forse devo girare da quell'altra parte, e io devo continuare a muovermi. Vedete, faccio piano e quando lei si ferma io mi fermo, muovo. Però mi ha già detto tutto, io vado avanti adesso, passo oltre. È inutile che mi metta a fare gli altri esercizi, andare a testare in zona 2, zona 3, questa neanche in zona 1 mi fa tenere lo stick. Quindi cosa significa? Nel gioco d'amici quanto c'ho come punteggio da 0 a 10? Meno 1. Okay? Qui non c'è punteggio, poverina, lei deve imparare veramente. Perché dico che è sotto 0? Perché c'ha uno schema preinserito che è quello che quando mi vede stick e corda a questa maniera qua e agito lo stick, lei pensa al vado in circolo intorno a lui. Okay? Questo è uno schema che a me non va bene. Lei deve aspettare che io chiedo qualcosa e deve smettere di fare quando io chiedo qualche cos'altro. Ok? Vi è chiaro questo? Io chiedo un comando, lei ha la responsabilità di continuare a fare quella cosa finché non smetto di chiedere, finché non chiedo qualche cos'altro. Al momento che chiedo qualche cos'altro, lei smette di fare quello e inizia a fare qualche cos'altro. Ok? Ma lei non lo fa. Lei ha dato per scontato che siccome io avevo questo materiale dovesse andare in uno schema che è quello della longia, per cui è meno 1. Io adesso dovrò prima togliere quello schema lì e poi dopo aggiungere quello che voglio io, e cioè che io quando muovo lo stick posso fare qualsiasi cosa, posso spazzare in terra con lo stick, ma non significa che voglio che tu ti muova. Vediamo se riesco a toccarla sulla schiena con lo stick, così. Vedete che lei si muove? Perché di nuovo pensa che questo sia vai nel circolo. E adesso cosa faccio? Carezzo, 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 carezzo finché lei non si ferma, l'aiuto un pochino, ecco, e riporto via lo stick. Qui c'ho da lavorarci. Passo oltre. Allora, con lo stick prova a vedere se il porcospino funziona. Qui ci sono due problemi, che lei ha paura dello stick, quindi ci sta che non mi faccia avvicinare e magari il porcospino non funziona neppure. Vediamo cosa succede se io intanto alzo lo stick e lo metto all'altezza del suo collo. Risavo punto a capo, vedete? Lei come fa a fare l'esercizio se lei pensa che lo stick sia vado avanti? Bene, butto via lo stick. Faccio con la mano. Metto la mano qua. Prova a spostare la sua testa, pelo, pelle, muscolo, osso, ancora, 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 è diventata dura come un macigno, piega tutta la testa ma non sposta le spalle, adesso gli si stroncherà il collo ma non sposta le spalle, adesso è andata indietro, però non incrocia, non si sposta lateralmente, eccola là, brava. Che dire, una scala da 1 a 10, qui siamo a 0, nel senso che non ci sono schemi pregressi, però il cavallo non lo sa fare. Poi cosa facciamo? Proviamo dalla parte di là, ma tanto lo so già che sarà più o meno la stessa zolfa. Quindi pressione, pelo, pelle, muscolo, osso, esatto, infatti è la stessa cosa.
Adesso provo a vedere se lei pensa, non pensa, è passata dietro e adesso è andato. Non era buono questo, perché non ha, però insomma diciamo un po' ha pensato lateralmente. Dai, gliela passiamo, ma è la stessa cosa che di là, qui siamo a 0. Andiamo oltre. Naso, 2 dita dove ci sono nodini, pelo, pelle, muscolo, osso. Ok, qui 3, fra fase 3 e fase 4, quindi meglio. Di nuovo, pelo, pelle. Ok, buono, abbastanza. Qui siamo quasi 1, 0,5, 1. Poi andiamo sul petto. Allora, sul petto vi conviene usare lo stick perché a volte gli stalloni di più, le femmine meno, può succedere che rampano. Allora, invece di metterci la vostra mano o di rimetterci la vostra mano, vi conviene metterci lo stick. Quindi appoggio lo stick, pelo, pelle, muscolo, osso. E aspetto che lei vada indietro, ma appoggio lo stick qui, appoggio e ecco, siamo a fase 4 qui, di nuovo, pelo, pelle, una mosca sul ciglio, muscolo, osso e ok, fase 4, me lo segno sul mio taccuino e vado avanti. Faccio naso anche stando dall'occhio sinistro, ma vedrete che più o meno siamo lì. Fase 1, 2, 3, un pochino peggio, 3,5. Quindi anche qui siamo tra lo 0,5 e l'1, sul petto siamo più sullo 0 che sullo 0,5. Problema del porcospino dietro. Problema del porcospino dietro perché? Perché devo andarci a toccarlo con questo, perché su un cavallo che non conosco io là dietro la mano non ce la metto, perché può essere un problema, potrebbe anche calciare. Avete visto anche prima l'America che ha alzato la gamba, però di lei mi fido, lo so che non calcia, anche perché lo conosce già abbastanza bene quell'esercizio lì, era solo perché ero un pochino troppo invasivo per la sua sensibilità e quindi ha tirato un pochino sulla gamba, ma lo so che non calcia. E comunque non bisogna mai dare per scontato niente, quindi quando ci sono delle condizioni in cui non siete proprio sicuri usate lo stick e rimanete in una botte di ferro. Quindi faccio gioco d'amici con la punta dello stick, vado a mettere lo stick qua dietro e aspetto e vedo cosa fa. Lei va avanti, come è successo anche quando avevo messo sul collo. Adesso è andata un pochino di lato ma non si è fermata, allora riappoggio, avanti, riappoggio, eccola là. E lei continua a camminare davanti, vedete? Me lo segno e ci lavoro dopo. Questo è, anche qui siamo tra lo 0 e lo 0,5, non ci si arriva a 0,5. Non è che sto dando un giudizio sbagliato a lei, cioè brutto a lei, sto sinceramente semplicemente segnandomi su cosa devo lavorare, ok? No, brava, così. Faccio anche da quest'altra parte. Fase 1, 2, 3, 4. Cosa succede? Ecco, di qua invece meglio. Brava. Fase 1, 2. Ecco, qua meglio. Qui siamo tra lo 0,5. Sì, intorno a 0,5 siamo. No, un 1 non glielo darei, però insomma intorno allo 0,5. Vediamo l'ultima volta. Qui siamo già in fase 4. Vedete che spingo abbastanza, guardate, vedete? Ecco, qui ha risposto meglio, però sempre in fase 4, quindi non possiamo dargli un 1, 0,5. Bene, com'è che risponde alla pressione ritmica? Pressione ritmica da davanti. Un po' di ritmo, un po' più 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 di ritmo. Ecco. Non voglio usare la corda, ritmo, tocco, quindi sono dovuto andare in fase 4, quindi siamo sotto il livello 1. Brava, questa andava bene.
non vedere da me, non è di là, e guardami con tutti e due gli occhi, indietro, 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 e ok, io parlo per farvi capire a voi, se fossi da solo non direi indietro, ok? Quindi non mi copiate alla lettera. Muovo, indietro, indietro, muovo di più, muovo di più, muovo di più, muovo di più, tocco sul petto e lei scappa in avanti, allora la blocco, muovo di nuovo, ecco, questo volevo. Cioè io devo continuare a rompere le scatole finché lei non fa qualcosa che assomiglia a quello che volevo. E per rompere le scatole a un cavallo basta fargli muovere i piedi, non è che bisogna fare mille cose, o tirargli le cannonate come pensa qualcheduno. Si tratta semplicemente di essere un po' provocativi, vedete? È già molto meglio ora, ok? Qui siamo già su un livello 1, Bene, allora a questo punto cosa faccio io? Voglio provare a spostare le anche, quindi esco fuori diciamo dalla linea retta che ci unisce, esco fuori, guardo il posteriore, fase 1, alzo un po' lo stick, fase 2, muovo un po' lo stick, fase 3, metto un pochino di pressione e lei se ne va, e quindi devo usare la corda per bloccarla. Quindi anche qui adesso non ci lavoro, ve l'ho detto prima, ora non ci voglio lavorare, questo è un check, anche qui siamo livello 0. Proviamo anche da quest'altra parte. Scommettete che siamo più o meno la stessa roba? Guardo, ok, qua invece è meglio, qua siamo buoni, qui c'è magari è un caso, però qui siamo su un livello, siamo su un punteggio di 4, quindi siamo su un livello 2. Vediamo di nuovo, ok, vedete da questa parte è molto molto meglio su questo esercizio. Ok, non piega bene, cioè non si muove bene dietro, perché avete visto che con il posteriore destro va dietro il posteriore sinistro invece di andare qui o di andare qua come dovrebbe essere l'ottimo, però cede alla pressione. Brava, là, bravissima, così ti voglio. Quindi check e vado avanti. Voglio spostare le spalle. Questo video diverrà lungo 3 ore, però ve lo devo far vedere. Cosa faccio a questo punto? Sposto come facevo con America, muovo un po' di più, muovo un po' di più, muovo un po' di più, muovo un po' di più. Andiamo a vedere, vediamo se si fa toccare sul naso o no. Deve spostare la spalla via da me, non indietro. Eccola là, bravissima. Qui, domani lo dico. Qui che punteggio possiamo dargli? Beh, 0, ok. Di nuovo anche da quest'altra parte, brava bimba. Sposto, ho dovuto toccare sul nasino, di nuovo, tac, nasino di nuovo, vedete lei va indietro, non va di lato, eccolo là, non ha messo bene l'anteriore perché doveva passare davanti con questo anteriore qui, con l'anteriore sinistro doveva passare davanti all'anteriore destro, però ha pensato di lato, non ha più pensato indietro, era dietro, poi a un certo punto ha pensato di lato e ha mosso questa gamba un po' verso destra e quindi va bene. Adesso riprovo per essere sicuro della mia valutazione, muovo, esatto, però lei va via, vedete? Fate attenzione quando fate questo, perché il cavallo se fate troppo si impaurisce, potrebbe andare là e calciarvi, Quindi io adesso ho fatto scorrere la corda perché voglio vedere cosa faceva, voi fate attenzione, piuttosto mettete in tensione la corda e rimettete la testa del cavallo verso di voi in modo che il posteriore va là. Quindi la mia valutazione finale non può essere che un cavallo tra il livello -1 per quanto riguarda il gioco d'amici e per le altre cose siamo tra un livello
0 e un livello 0,5 più o meno come media. So su cosa devo lavorare, devo partire prima di tutto sulle cose che gli sono venute peggio e poi dopo andare piano piano avanti. Ovviamente qui la prima cosa che dovrò mettere a posto il gioco d'amici. Quindi ricapitolando, domani o la prossima volta che andate a prendere il vostro cavallo, andate in campo, fate un check e andate poi a mettere a posto le cose peggiori, a mettere a posto o a migliorare. Se avete tutto un 6-7, andate a lavorare su quello che era 6 e portatelo a 6,5. Se avete tutto 7, prendete quello che vi piace di più e portatelo da 7 a 7,5 o a 7,2. Ma migliorate sempre un po' i vostri cavalli ogni volta che ci giocate, e come vi ripeto già ormai da 2 anni e mezzo a questa parte, dovete preparare il vostro cavallo in una scala da 1 a 10 almeno a 8 per poi usarlo a 4 con la massima sicurezza. Ok? Quindi Ray Hunt diceva: preparate il vostro cavallo per il probabile, il possibile e l'impossibile, così siete sempre una botte di ferro. Se vi è piaciuto il video fatelo sapere nei commenti, mettete un like, condividetelo con i vostri amici, aiutatemi a far crescere sempre di più questo canale, in modo che questo modo di vedere il rapporto con il cavallo si potenzi, arrivi sempre a più persone. E già siamo una bella community, siete già più di 7100 persone che mi seguono ad oggi, che siamo a metà aprile più o meno del 2021, sì, 2021. E cercate di darmi una mano a far passare questo messaggio, che con il cavallo si può fare tutte le cose che si vuole, ma in una maniera un pochino diversa, in cui siamo partner e lui non è nostro schiavo. Non capisco perché ci sono persone che con i cani se li portano a letto e i cavalli li utilizzano come se fossero una carriola, la spingano e la tirano, ma pensano che non abbiano un cervello e che non possano legarci nessun tipo di relazione. Eppure evidentemente gli animali gli piacciono. Ok? Noi ci vediamo al prossimo video. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end.